Buonasera, mi fa piacere vedervi ancora qui con noi. Veramente, sono veramente contento perché evidentemente quello che vi raccontiamo in questi nostri incontri con la collaborazione del maestro Dorossi effettivamente vi interessa, come interessa molto anche a noi. Io sono Romano Di Bari, mi conoscete e sono il direttore fondatore dell'Auricus Classics Club, naturalmente, dove noi ci incontriamo. Andiamo a sentire quello che il maestro Dorossi ha preparato per noi, che ci deve raccontare. Grazie e entrate con me. Caro Stefano, Eccoci qua, come va? Tutto a posto? tutto a posto. Io vedo che però non vorrei che tu ti stancassi troppo con ti questi preoccupare, lavori di ricerca non che ti preoccupare. io ti chiedo di fare. Guarda, fra un Però autore, de- fra un autore e l'altro mi bevo un Negroni, mi mangio le ecco, patatine, appunto, perché mi organizzo. non vorrei che fosse una cosa che poi ti stressa e dici ma questa Auricus Classics, mi ha Romano rovinato la Di vita. Bari mi ha rovinato la vita. Mi raccomando, Tranquillo, quindi, vai, ecco, vai. abbiamo occhio alla penna, come si dice, giusto? Senti, oggi parliamo di questo disco che io ho pensato di realizzare perché sono stato attirato dalla bravura di questa pianista che è una pianista albanese. Una pianista albanese che vive in Italia ma ha ancora molti legami con la madrepatria. In questo disco la signora Coni ci propone dei brani di 4 importanti compositori. Certo. Il primo è Fauré, il secondo è Ravel, il terzo è De Faglia, il quarto è Prokofiev. Quindi tanto di cappello, Assolutamente. perché ha scelto dei brani poi dall'altro pari impegnativi, eccetera, eccetera. Quindi a questo punto per oggi noi presentiamo intanto Fauré, perché poi dopo, siccome gli altri meritano molta attenzione, li presenteremo successivamente. E quindi, Non solo, fammi di aggiungere, tutti quanti hanno avuto delle vite molto pittoresche e avventurose, quindi allora c'è da abbiamo raccontare. bisogno di spazio Sì, per raccontare tutto di proprio così. tutti. Cominciamo Perfetto. invece con Cominciamo Fauré. con Fauré, perfetto. Molto bene. Vai avanti. Vado a procedere. Gabriel Fauré nasce in una famiglia colta, ma non particolarmente musicale. È messo a Balia fino a 4 anni, un lungo periodo davvero, ma allora si usava così. 4 anni di certo. Balia. Comunque quando lo riprendono in famiglia, accanto alla scuola dove insegna il padre, c'è una cappellina di cui Fauré parla nei suoi ricordi ed racconta. In quella cappellina c'era un armonium e appena potevo correvo lì, suonavo malissimo, nessun metodo, nessuno studio, ma ero felice. Certo. Forse è questa che si chiama vocazione, Esatto. e probabilmente ha proprio ragione. Esattamente, esattamente. A 9 anni entra nella scuola di musica classica e religiosa, un istituto preparatorio per fornire organisti alla Chiesa. Austero il regolamento, cupe le camerate, scadente il cibo, ma l'educazione musicale è di altissimo livello. Fra i suoi professori c'è Camille Saint-Saëns, che poi diventerà suo amico per la vita. Caspita. Quindi è un bel inizio. È un bel inizio per Bacco. Dopo il diploma, Fauré è occupato da mattina a sera a guadagnare un magro stipendio come organista in chiesa e come insegnante di pianoforte a casa. Spesso non va d'accordo con i parroci. Nella chiesa del Salvatore a Rennes, una volta che si presenta alla messa della domenica, arrivando direttamente dal suo giro nei locali notturni in abito da sera, lo cacciano. Addirittura. Niente paura, con l'aiuto di Saint-Saëns trova un altro organo in un'altra chiesa. Questo andirivieni gli lascia pochissimo tempo per comporre. È un problema che lo tormenterà tutta la vita, anche quando, ormai maturo, è diventato un famoso organista, nonché direttore del Conservatorio di Parigi. Ah, caspita, Conservatorio di Parigi. Di Parigi, sì. Importantissimo. Da grande, naturalmente, Certo, anziano. importantissimo. E
Per trovare un'ora da dedicare alla creazione deve aspettare le vacanze e ritirarsi in qualche albergo in montagna, preferibilmente in Svizzera. Nel 1883 sposa Marie Frémier, una donna, aperte virgolette, priva di bellezza, spirito e dote, fredda e limitata, secondo il commento degli amici. Pare che, sempre a sentire gli amici, Gabrielle piacesse moltissimo alle donne, che gli cadevano ai piedi a frotte in tutti i salotti di Parigi, e quindi la moglie era ulteriormente gelosa per questo. Certo. Però il matrimonio con Marie proseguì sempre all'insegna della tenerezza e del rispetto. Vedi? Vedi? Era un Impariamo. bravo marito, Bravo marito. forse non Impariamo. correttissimo, Però serio. Comunque, per mantenere la famiglia, Fauré continua a sopportare questa routine giornaliera fatta di ore all'organo nella chiesa della Madeleine e di lezioni di Madeleine piano. l'ha suonato. Pensa, questa è un'altra delle cose strane e incomprensibili. Le sue composizioni non gli rendono praticamente niente, perché lui le vende al suo editore alla ridicola cifra di 60 franchi l'una, rinunciando ai diritti d'autore. Questa è una follia. Incomprensibile. No, ma una anche sciocchezza. ignoranza, ma anche Appunto. ignoranza. Eppure dico, siamo nel 1800. Siamo alla fine dell'Ottocento. Siamo alla fine quindi dell'Ottocento, ormai voglio dire. Il concetto di del diritto diritto d'autore d'autore era si è entrato. sviluppato, è stato Per accreditato. 60 franchi, che erano, forse all'epoca erano un po' di più, ma insomma una sciocchezza davvero. Proprio una sciocchezza. Vabbè, in questo periodo scrive anche opere più impegnative, fra cui il Requiem, del quale il parroco della Madeleine, quando Fauré glielo suona, dichiara: non ci interessano queste novità, il nostro repertorio è sufficiente. Hai capito? Dei classici precedenti. Comunque, questa mancanza di riconoscimento pubblico gli provoca forti crisi di depressione Lo credo bene. e in più gli capitano infortuni professionali, per esempio quando deve rinunciare a una remunerativa e prestigiosa commissione per scrivere un'opera su versi di Paul Verlaine, perché il poeta, perso nel suo delirio alcolico, non glieli consegna mai in tempo. Peccato. Uno poco pratico come lui, con un ubriacone. Figurati. Paul Verlaine è un grande poeta Sì, francese, ubriacone, ma bravissimo. Magari l'avesse fatto. Nel 1905, siamo quindi ormai nel secolo successivo, scoppia lo scandalo del Prix de Rome, un prestigiosissimo premio consistente in un soggiorno di 2 anni a Roma, che era diventato una specie di organizzazione mafiosa, il premio, in favore degli allievi del professore a capo della commissione. Ravel, allievo di Fauré, che non faceva parte di questo gruppetto, era stato eliminato tutte le volte che aveva concorso. Finalmente il presidente del premio è costretto a dimettersi, al suo posto entra Fauré, che moralizza la faccenda, riportando un po' di giustizia e irritando la cricca, ma tiene il punto e si guadagna il soprannome di Robespierre della musica. Lì andavano all'Accademia di Francia, no? Sì, a Villa Medici, a Villa per Medici, 2 anni a per Roma. 2 anni a Roma, a Villa Medici. Era un bel Mica, premio. un bel sì. premio, caspita. Purtroppo Fauré in questo periodo comincia ad avere problemi di udito. Non solo ci sente sempre meno, ma le note del registro alto gli arrivano penosamente stonate. Figurati. È un caso che succede a parecchi musicisti, anche al Sì? nostro amico Ettore Zeppegno, No, Ettore. che ha questo problema, le note alte del pianoforte le sente stonate, però mi ha detto: mi ci sono abituato, ho capito che non è un problema del pianoforte, ma del mio orecchio, e quindi vado avanti a suonare. Per l'aggravarsi di questo stato, nel 1920, all'età di 75 anni, Fauré deve dare le dimissioni dal conservatorio. Figurati, certo, pensa te. Però gli viene conferita la Legione d'Onore, onorificenza raramente ottenuta da un musicista, e 2 anni dopo riceve un magnifico tributo pubblico da parte della Francia e del suo presidente, che è questo che segue. Una splendida celebrazione alla Sorbona, alla presenza dei più illustri artisti francesi, che gli diede grande gioia. Uno spettacolo commovente osservare un artista presente all'esecuzione delle sue opere di cui non sentiva neanche una nota. Sedeva pensoso, guardando nel vuoto, malgrado tutto felice e appagato. Un bel finale, no?
Mamma mia. Sordo ma Che contento. meraviglia, che soddisfazione. Dopo tutto. Sì, certo. Che soddisfazione. È vero. Mamma mia. Continuando a parlare di Massidaconi, io non ho avuto la possibilità di conoscerla personalmente perché con noi ha fatto 2 album, uno è questo e l'altro invece sono musiche a cui lei ha collaborato come composizione, ma sono musiche, diciamo così, folcloristiche albanesi. Comunque lei è una pianista molto importante e è stata riconosciuta dalla critica albanese come un personaggio importante per la cultura di quel paese. Quindi un riconoscimento per lei molto, molto importante e poi ha veramente un temperamento artistico molto espressivo. C'è anche questo pianista russo che si chiama Sergei Milstein, che è praticamente bravo, un pianista noto che ha espresso su di lei dopo uno spettacolo dei pareri molto, molto positivi. Infatti in Albania lei è considerata una delle 100 persone albanesi eccellenti all'estero. Questo è un bel riconoscimento. Lei è nata nel 1981, quindi è giovane Sì. e ha cominciato a studiare il pianoforte all'età di 4 anni e l'ha studiato ininterrottamente fino a 22 anni, quando ha preso il diploma ed è diventata professoressa all'Università delle Arti di Tirana. Intanto ha continuato in Italia ha ottenuto anche in Italia un diploma di pianoforte al secondo livello accademico e con pieni voti ed onori, come si dice. Lei si è specializzata con grandi maestri, tipo Passaglia, il maestro Pastorino l'abbiamo visto, come no, ne abbiamo certo, sentito parlare certo. perché era un allievo di Benedetti Michelangeli. Sì. Lei ha suonato e suona sia come solista che in gruppi di musica da camera in Asia, in Europa, negli Stati Uniti, non sta mai ferma e ovviamente una donna proiettata in una carriera di questo genere non deve stare mai non deve ferma. stare mai ferma, altrimenti come Certo. fai? E poi una delle cose più importanti è che lei ha già inciso un Albanian Piano Music per la Brilliant di Copenaghen e poi per noi ha fatto questo disco che dicevo prima di musica folcloristica, si chiama Schiperia Art, che l'ha fatto per noi nel 2019, che ha ricevuto eccellenti commenti e critiche dalla rivista Music Web International di Londra, Piano News Germania e la rivista Musica in Italia che ne ha parlato in termini estremamente positivi. Bene. Anche il Fanfare, questo giornale americano molto apprezzato nel campo della musica classica, ne ha parlato molto bene. Quindi praticamente noi siamo molto contenti di averla nel nostro cast artistico e ci auguriamo di poter continuare a collaborare con lei e fare altri dischi che noi presenteremo. Stefano, grazie di tutto, complimenti vivissimi, hai fatto uno splendido lavoro. Spero che tu ti sia anche divertito, come mi sono divertito anch'io. Grazie a te. E comunque volevo ricordarvi che tutti i dischi Aulicus Classics si trovano in vendita su Amazon, che ve li manda a casa con un servizio perfetto. E vi ricordo anche di iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi episodi e di mettere un like per supportarci. Grazie tante e a presto.